Vista a posteriori, adesso dopo l'evento, lei non pensa che se avesse, non dico avuto più decisione, più coraggio o meno coraggio e avesse dato l'abbandono 10, 15 o 20 minuti prima, sarebbe stato meglio? Guardi, questo sono solo quelle cose che col senno del poi è facile a dirsi. Noi stiamo parlando di minuti, di 5 minuti, 10 minuti. Io attualmente vedo che per prendere delle decisioni che sono nell'agire quotidiano della nostra società ci vogliono mesi e anni. Noi stavo decidendo del destino di 5.000 persone sì, ma presto non, perché se lo faccio presto mi metto a posto con la coscienza, però farlo presto significa pure mettersi a posto con le procedure, cioè non mi condannate a me, però io condanno altre persone, cioè capiamo un attimo, censiamo 5.000 persone. Cioè significa che io prima di partire da Civitavecchia dovevo già dare l'abbandono nave, quasi, per fare tutto in regola. Poi mettiamoci in modo che questa nave sta scarrocciando, quando c'è cioè alla fine a me mi hanno detto 3 compartimenti allagati, non è che me ne hanno detto ce ne stanno 5, che il dato era inconfutabile e che la nave affondava. Stavamo al limite, cioè dicono i documenti che la nave galleggia con 2, ma galleggia con 2 con tante condizioni di penalizzazione. Ma quella nave là non galleggia con 2, galleggia con 3. E galleggiando con 3 persone, cioè con 3 compartimenti allagati, lei da fondo l'ancora e rimane là, sbarca i passeggeri, sbarca l'equipaggio e poi si fa rimorchiare lei la nave con i rimorchiatori in un porto vicino. Quindi il fatto che io abbia preferito poi alla fine far scivolare la nave su un basso fondale, informando il capo dell'unità di crisi, informando la capitale di diporto, il De Falco viene in aula e dice sì, effettivamente la nave potevano essere le condizioni migliori, la nave è arenata sul basso fondale, mettiamo le lance a mare in modo tranquillo, in modo che non ci sia interferenze fra le lance e tutti scendono. Eliminiamo delle potenziali interferenze che possono essere sorgente di infortuni e di incidenti. Non è che pure... La domanda vorrei fare, non è che pure Costa Crociere quando ha saputo ha detto vabbè un attimo prendiamo tempo, aspettiamo un po', ha rallentato? No, la verità è quella che sta venendo fuori processualmente. Il signor Ferrarini mi dice hai chiamato solamente me, io dico sì, allora io avviso le autorità, tu chiamati i rimorchiatori. Nel frattempo, man mano che avevo le informazioni, li riferivo e l'unità di crisi, che non è che io al telefono parlavo con mia moglie o parlavo con chi che stavo perdendo tempo, io parlavo con l'unità di crisi e gli rapportavo quello che stava succedendo. L'unità di crisi, dopo che io ho detto e dopo che io invito gli ufficiali a dire prendetemi il piano, segnatevi i compartimenti su questa benedetta carta e cerchiamo di capire quanti ne sono allagati e si sente chiaramente, perché l'ho rappresentato in aula questa circostanza, un attimo datemi una mano, fa l'ufficiale, segniamo i compartimenti sulla carta, dice guarda, siamo con 3 compartimenti allagati. Io dico all'unità di crisi sono 3 compartimenti allagati, dice va bene, prendiamo atto, però non è che loro dicono no, guarda che con 3 la nave a fondo. Non danno quindi l'ordine di tanto è vero, abbandono? Tanto è vero che lo stesso Ferrarini, come dalle indagini fatte dal comandante Laghi e da quello che si capisce in aula, stesso lui avvisa la capitaneria e dice la nave potrebbe avere dei problemi, ma non ce li ha. Ma nel frattempo che la nave potrebbe avere dei problemi, io ho deciso, e quella è stata una mia scelta, una mia visione di un piano, ovvero quello di far avvicinare la nave su un basso fondale, per adagiarla eventualmente. Il numero dei compartimenti erano maggiori a quelle che l'uomo riesce a individuare, in effetti erano di più. Poi ci sono state altre conseguenze che si sono comunque, non li sto dicendo io adesso, io ho cercato di, ho lasciato che le cose man mano emergessero nel processo e nelle testimonianze. Un compartimento 3 di poppa che si è allagato per il cedimento strutturale o per il trafilamento, diciamo per l'enorme trafilamento di alcuni compartimenti che si sono allagati dei compartimenti aggiuntivi. Cioè, quindi dice un difetto strutturale della nave? Non un difetto strutturale, la nave quando si costruisce le porte stagne sono delle porte che loro sono soggette
diciamo, a mantenere la pressione E invece non la mantenevano. ma non perché avevano una colonna d'acqua di 11,20 metri, perché già E nell'immediato... perché allora? Non erano fatte Perché bene? non lo so, probabilmente cioè, il dato di fatto, io non posso esprimere dei giudizi in merito, però dalle informazioni Ma testimoniali... secondo lei non dovevano far passare l'acqua? no, perché altrimenti perdono il fatto che sono porte Non sono stanche. porte stanche. Soprattutto perché nell'immediato delle testimonianze raccolte in aula, le porte stagne tutti hanno detto che non tenevano. Infatti, questo Mo facciamo l'incidente, vogliamo dire che avevano una colonna d'acqua di oltre 11 metri sopra, ma mi pare che nell'immediato non stavamo già sott'acqua. No? Comunque- Quella è stata la conseguenza che ha sensibilmente ridotto i tempi di sopravvivenza della nave, che non accorciando i tempi di sopravvivenza della nave, logicamente la nave resisteva di più prima di abbattersi. è chiaro. certo. Ma lei quando è che il momento in cui ha detto mo basta, bisogna abbandonare la nave? Quando mi hanno Quando detto- si è reso conto che era inevitabile? Dalla telefonata e dagli atti, quando l'acqua era al ponte zero, ovvero quando l'acqua aveva superato il ponte delle Paratie. Allora dico al direttore, allora niente, allora adesso dobbiamo andare via. Nel frattempo eravamo già arrivati a terra, a nave ferma probabilisticamente c'è meno possibilità di avere incidenti tra le lance. Non mi sembra corretto dire, come è stato detto in aula, si salvi chi può, andavamo all'esterno e a quel punto là bisognava dare abbandono nave a tutti, ma non mi sembra giusto, cioè un uomo che è responsabile, sia da un punto della vita dove ci sta la norma, c'è la coscienza e c'è la consapevolezza di contare 5.000 persone in un'area di 220 metri, 1.870 persone per lato, facciamo l'appello nominativo e vediamo quando finiamo l'appello nominativo, poi mettiamo le lance a mano, cioè è tutto, la realtà, sa qual è, avvocato? Che le emergenze sulle navi sono maggiormente previste per gli incendi. Lei sta dormendo, Certo. non si accorge dell'incendio, suona il campanello che avvisa che ci sta l'incendio e si vanno nei punti di riunione. Ma nel momento in cui c'è una vibrazione, quella è la causa scatenante e le procedure saltano in quel momento lì. E poi tutto il resto. Ecco, tanto è vero che poi dopo, al limite del proseguo delle interviste, le farò alcuni riferimenti a delle normative e a che cosa è servito questo incidente e del perché dal 1 gennaio 2014 sono cambiati gli standard costruttivi. Cioè lei vuole dire, no, dicevamo un attimo, lei vuole dire che l'incidente è servito a migliorare gli standard costruttivi? Sì, perché è tutto relegato sulle spalle del comandante. In aula, e faccio riferimento sempre all'aula, sono state dette tante cose, procedure e quant'altro, ma alla fine c'è sempre scritto il comandante, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della vita umana, eccetera, eccetera, può discostarsi da queste procedure. Quindi poi alla fine è relegata la responsabilità a lei. No? Poi alla fine arriviamo a terra e iniziamo a fare il gioco del perché, e perché così, e perché così, e perché così. Purtroppo l'incidente non doveva accadere, è successo, me ne dispiace, bisogna identificare adesso con la trasparenza che contraddistingue chiunque voglia avere un approccio intelligente e comprensivo a questa vicenda e non ridurla su un piano di mera biasimo. Lei sa che noi ci stiamo provando.